Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati e siamo già alla seconda pillola di Mini 4VD. Anche oggi parleremo di tutte quelle nozioni basiche, informazioni utili per chi sta iniziando all'interno del mondo Mini 4VD. Oggi abbiamo pensato di raccogliere un po' di suggerimenti dal punto di vista degli strumenti che è necessario avere nel momento in cui si approccia l'hobby delle Mini 4VD. Quindi oggi vedremo insieme un po' di attrezzi e strumenti che possono essere utili sia nel momento in cui andrete ad assemblare le vostre Mini 4VD, sia nel momento in cui andrete a partecipare a una gara. Grazie ovviamente a tutti, perché so che anche questa volta vi iscriverete in tantissimi a questo video e cliccherete anche la campanellina, vero? Proseguiamo ora col video. Allora, gli strumenti che vedremo insieme ce n'è un po', ok? Ne vedremo un po', sono quelli che sono più largamente utilizzati, ce ne sono anche alcuni che sono utili per categorie specifiche più di altri, ma ve li faremo lo stesso e vi spiegheremo il perché. Strumento numero 1, il cacciavite ragazzi. Questo nello specifico è uno dei cacciaviti Tamiya, io lo sto utilizzando da un paio d'anni, è veramente indistruttibile, funziona benissimo, è ovviamente manuale, lo preferisco dopo un periodo ad avere provato così tantissimi sistemi elettrici, cacciaviti tipo il Wow Stick e via dicendo. Alla fine ritorno sempre a questo, perché è quello più funzionale, è quello che non permette che la vite vada a rovinarsi, perché comunque ne abbiamo un maggiore controllo durante l'avvitatura, e soprattutto è dotato anche di questo bellissimo affarino che permette di svitare sia i bulloni che gli autobloccanti. Quindi andandolo a mettere così in un colpo solo ci portiamo dietro praticamente quasi tutto quello che serve per assemblare la nostra Mini 4VD. Attrezzino numero 1, ve l'ho fatto vedere. Proseguiamo. Soprattutto se dovete montare una Mini 4VD da zero, quindi aprendo la scatola e iniziando a togliere i pezzi dagli sprue, che cosa serve? Delle tronchesine. A cosa servono? Queste servono a togliere i vari pezzetti, ok, eccoli qui, appunto dagli sprue nella maniera più corretta, quindi non tirateli, non girateli, non fate cose strane, cioè andate molto molto vicino con queste tronchesine, quindi a filo e via, nient'altro, quindi si stacca tutto e si stacca il pezzo in maniera molto più pulita, senza lasciare dei residui sul pezzo che potrebbero anche così compromettere l'assetto se proprio abbiamo fatto delle porcherie, e quindi una tronchesina è molto molto comoda. Attrezzo numero 2, ve l'ho fatto vedere. Il numero 3 secondo me è molto sottovalutato, tanti preferiscono utilizzarlo in versione elettrica, io sto iniziando a preferirlo in versione manuale, ovvero questo piccolo attrezzino che è reperibile ormai anche in alcuni negozi di modellismo italiano, ma tipicamente lo si trova molto facilmente su AliExpress. A cosa serve? Questo in pratica permette di effettuare una svasatura dei fori a misura rispetto alle viti svasate che andiamo a utilizzare nelle nostre Mini 4VD, perché dovete sapere che quando assemblate una Mini 4VD potrebbe succedere, e succederà sicuramente perché diciamo in tutti gli assetti ci sono delle viti messe a testa in giù, che sia necessario, soprattutto per ancorare le fibre, nascondere la testa della vite dentro, ok, dentro la carbono, dentro l'FRP. Questo perché? Perché magari in determinati punti, date anche le inclinazioni che hanno le piste, in salite e via dicendo, se abbiamo la testa della vite fuori possiamo andare a danneggiare la pista. Quindi uno dei punti fondamentali a regolamento è che l'assetto prodotto non deve in alcun modo procurare dei danni alla pista. Vi faccio un esempio. Vedete qui queste due viti che tengono su questa FRP dove ho attaccato il freno, sono inserite completamente dentro l'FRP, ok? Cioè la testa della vite va a pari con la superficie dell'FRP. Come si fa? Si prende questo attrezzino, ve lo faccio vedere in questo foro qui, ok? E si inizia, non lo faccio per evitare di rovinare il foro, si inizia a girare fin tanto che non si va a consumare leggermente l'FRP e a creare una sorta di scavetto dove la testa della vite entra e andiamo completamente a pari. Quindi questa è una cosa che vi ho detto più volte anche in altri video, ma essendo un video appunto diciamo introduttivo al mondo delle Mini 4VD ve lo ribadisco, è una cosa fondamentale sin dall'inizio, imparare a svasare bene tutte le viti e fare in modo che la vostra Mini 4VD non abbia questo tipo di problemi. Quindi prediligete, per quanto riguarda l'attacco delle fibre sottostanti alle Mini
Mini 4VD delle viti a testa svasata. E anche l'attrezzino numero 3 ce lo siamo levati. Passiamo al quarto. Allora, anche questo non è completamente fondamentale, però diciamo che soprattutto se pensate di approcciare categorie di velocità dove ogni cosa diciamo è sotto controllo, quindi niente lasciato al caso, verificare la corretta simmetria, diciamo l'assenza di pieghe o di inclinazione degli assali è fondamentale. Quindi con questo strumentino qua, che adesso è smontato perché l'altro pezzo è sul sistema per montare i cerchi, possiamo, introducendo l'assale di qui, verificare che passando avanti e indietro l'assale sia dritto, perché qui dentro c'è un foro che è diciamo a misura rispetto a quello che è la forma dell'assale, e quindi se ci passa e quindi cade perfettamente dritto, l'assale in teoria diciamo che è dritto. Poi potrebbe avere delle micro inclinazioni, però diciamo che se si blocca vuol dire veramente che lo dovete buttare, ragazzi. Perché vi dico questo? Perché ad esempio in classica si utilizzano gli assali cavi, ok? Gli assali da 60 mm che sono cavi al loro interno. Capite bene che con delle grandi sollecitazioni, essendo semplicemente un cilindretto di metallo, è molto facile che vada a piegarsi. È uno dei materiali più di consumo che c'è in quella categoria lì, e per cui ecco, verificare sempre la correttezza dell'assale in modo che sia effettivamente dritto risulta fondamentale. Quindi attrezzino numero quanto siamo arrivati? Al 4? Poi passiamo ad altre cose che sono un po' più trasversali. Vi abbiamo fatto vedere nel primo video delle pillole di Mini 4VD come montare una spugna freno. Ve l'ho fatto vedere tramite un sistema che mi ha fatto da guida per il taglio, ma comunque ho utilizzato un taglierino da modellismo. Taglierino da modellismo, ovviamente più è fine meglio è la punta. Il mio consiglio ovviamente è prendere quelli che danno anche la possibilità di sostituirla, quindi non prendete dei sistemi che sono per così dire usa e getta, ma quelli che magari hanno la testa che si svita e si può sostituire la punta. Un'alternativa un po', come dire, un po' più veloce anche potrebbe essere queste forbicine, ve le faccio vedere, che in alcuni casi utilizzo soprattutto con le spugne bianche, che in alcuni casi sono un po' più ostiche da tagliare dritte. Queste sono veramente molto affilate, sono delle forbici da sarta. Comunque vi lasciamo un po' di link, quelli che riusciamo così a recuperare al volo e a mettere in descrizione, li trovate qui sotto. Questa forbicina qua costa pochi euro, è una forbice da sarta e riesce a tagliare tutte le tipologie di spugna per le Mini 4VD perfettamente dritte. Siccome siamo anche un po' pigri a volte, vi ho fatto vedere prima l'attrezzino per svasare i fori manualmente, ma dovete sapere, ragazzi, che c'è anche un item di cui vi lasciamo poi anche il codice Tamiya. Nient'altro è che una punta che permette di effettuare la svasatura dei fori tramite dei multiutensili. Ok, questo è il mio Rotacraft a cui sono moltissimo affezionato, lo uso poco ormai, però diciamo che questo può essere utilizzato per levigare, per tagliare, per svasare appunto con quella punta lì. Quindi un multiutensile se ne trovano di tante marche e di tante cifre, anche banalmente su Amazon. Vi consiglio di tenerlo anche questo in cassetta. Poi questo ve lo faccio vedere, ragazzi, ma non so se consigliarvelo, perché è un item che ormai è anche un po' difficoltoso da trovare. Io ce l'ho perché lo acquistai quando era disponibile nei negozi. Non è del tutto fondamentale, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Eccolo qua. È in pratica un sistema che permette di estrarre in maniera molto lineare i pignoni dai motori, ok? È un item, come dire, extra, ok? Non è strettamente fondamentale, però ecco, vi permette di estrarli senza andare a forzarli, quindi senza andare anche a modificare quella che è la linearità del foro all'interno del pignone. L'ultimo attrezzino lo avete visto, anche questo fa parte un po' di tutti quei tools che si possono trovare adesso anche in Italia, ad esempio al Tempio si trova, ma che per tanto tempo abbiamo potuto reperire soltanto su AliExpress. È il sistemino che avete visto nel video del rodaggio cuscinetti, che permette di effettuarne l'estrazione dai roller. Quindi è un sistema che ci permette di andare ad effettuare poi il rodaggio del singolo cuscinetto senza prendere in considerazione il roller, che magari ad esempio c'è un anello di plastica che con un liquidi si può rovinare, oppure vogliamo preservarlo comunque perché è particolarmente dritto e quindi lavorare soltanto il cuscinetto al suo interno. Come si fa? Si estrae il cuscinetto, lo si mette magari in un roller che riutilizziamo, così come abbiamo fatto vedere nello specifico tutorial, con questo strumento che ha, con questa vite qui, la possibilità di creare uno scasso interno in cui il cuscinetto va ad infilarsi nel momento in cui la vite preme, ok? E viceversa, nel momento in cui li giriamo, quindi roller e cuscinetto, andando a premere le va a reinserire il cuscinetto nell'alloggiamento. Il prossimo item è un qualcosa che ci aiuta soprattutto dal punto di vista delle misure e per effettuare anche un riscontro di assetto e verificare che la nostra Mini non sia imbarcata
bloccata o comunque non abbia dei problemi e che ad esempio una delle 4 ruote non poggi terra. Sto parlando della tavoletta appunto di riscontro della Tamiya, che appunto permette sia di verificare le inclinazioni, come potete vedere, che di prendere anche delle misure. Quindi ci sono tutta una serie di cose molto molto interessanti per cui possiamo sfruttarla. Io ce l'ho sempre con me, vi dico la verità, non è necessario che abbiate specificatamente questa, ci sono altri sistemi ovviamente che fanno la stessa cosa, però un qualcosa di rigido che vi dia modo anche di verificare il corretto assetto della vostra Mini, secondo me è molto utile. Se approcciate categorie come ad esempio la B-Max e la Open, lo abbiamo visto anche in uno degli ultimi video, sempre qui nelle pillole di Mini 4VD, può essere molto utile il cianoacrilato, appunto per fare in modo che la spugna sia perfettamente incollata al nastro sottostante e che non ce la perdiamo per la pista. Come sempre ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video, questa è colla 21, la utilizziamo, è sempre lo stesso boccione, rispetto all'altro video si è persa anche l'etichetta, vabbè, però ecco, anche questo è una delle tante cose che ci portiamo abitualmente dietro. Ultimo ma non per importanza, un bel pannetto. Perché? Perché soprattutto quando si inserisce lo zippo per lubrificare i cuscinetti, o comunque sia nel momento in cui andrete a pulire le gomme o dovrete pulire generalmente la macchina, fa molto utile avere un pannetto. Io uso questi di P-modellismo un po' perché così è molto bello pulire la propria Mini con la faccia di un amico, ma no, sto scherzando, in realtà è che è un ottimo pannetto e quindi me lo porto sempre dietro. Però ce ne sono anche della Tamiya, ci sono di tante marche, è microfibra ragazzi, quindi niente di che, perché comunque i residui dello zippo, di petrolio bianco, di Voodoo, di Glidex, di VMD52, di qualsiasi cosa che andrete a utilizzare a livello di liquidi con le Mini 4VD, poi in un qualche modo deve essere anche asciugato, perché comunque sporcare la pista con dei liquidi che fuoriescono dalla nostra Mini 4VD non va bene, quindi è una cosa che è fuori regolamento, per cui dobbiamo stare anche molto attenti ad asciugare bene tutto quello che andiamo ad inserire all'interno della nostra Mini 4VD. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, in realtà l'ultimo era quello di prima, però mi sono ricordato che ne mancava uno fondamentale, lo strumento principe da portarsi sempre dietro nel mondo dei Mini 4VD, l'avete visto, ce l'ho in mano, è il caricabatterie. Quindi è fondamentale ragazzi, che siate a casa o che siate in pista e vogliate o preparare le pile o caricarle per la gara, è fondamentale avere sempre in cassetta un caricabatterie che sia, per così dire, adeguato a quello che dobbiamo fare. Quindi deve essere in grado di caricare delle batterie NIMH, dandovi anche la possibilità magari di settare milliampere o insomma altri valori che vi permettano poi di andare ad agire a livello di tensione sulla batteria, e che magari abbiano anche delle altre funzioni. Ad esempio il 2500 Pro ha sia una porta USB che un'uscita XT60 utile ad esempio per il rodaggio motori. Ma non voglio scendere troppo nel dettaglio perché comunque di caricabatterie ne abbiamo parlato largamente, e nel caso, se vi può interessare, scrivetecelo qui sotto nei commenti, faremo una pillola di Mini 4VD dedicata anche ai caricabatterie. E da 7 è tutto, quest'altro piccolo episodio di Pillole di Mini 4VD è finito, spero che possa essere utile a tutti quelli che stanno iniziando. Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete delle domande, dei punti aperti, cose che non avete capito del mondo delle Mini 4VD, soprattutto quando si inizia è molto utile confrontarsi con chi trovate in pista, con ragazzi che magari abbiamo anche all'interno della community. Saprete che il nostro Telegram si vanta di essere uno dei più accoglienti, dove veramente abbiamo tolleranza zero per chi vessa il prossimo, comunque non risponde nel modo più corretto possibile, per cui se volete trovate anche qui sotto il link del Telegram, fate tutte le domande del mondo, anche le più stupide, noi siamo prontissimi, così come tutta la community, a rispondere e a condividere più nozioni possibile. Che altro dirvi ragazzi? Ma così ve lo ricordo sempre, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina che ci è sempre molto molto utile, e a Dio piacendo arrivederci alla prossima, ciao.